Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi continuiamo la playlist dedicata a Bybit e andiamo a vedere le ultime parti mancanti, ovvero lo store NFT e tutta la sezione che si chiama Buy Finance, che riguarda lo staking, le rendite passive e i servizi annessi dell'exchange. Ovviamente dopo la sigla. Continuano i video per quanto riguarda la playlist di Bybit e oggi andiamo a vedere la sezione Buy Fee, ovvero la sezione che ci permette di ottenere una rendita passiva. Ovviamente prima di operare all'interno di questo exchange dovete avere un account registrato e è molto consigliato anche effettuare il KYC. Cliccando su Overview ovviamente vi fa vedere la panoramica di tutte le possibilità che abbiamo per effettuare delle rendite passive, come ad esempio il flexible staking, dual asset mining, DeFi mining e il launch pool. Lo staking flessibile, come dice la parola, non ha vincoli, quindi potete depositare e prelevare in qualsiasi momento. Gli APY li vedete in sovraimpressione, ma il countdown che vedete anch'esso in sovraimpressione vi indica la durata di questa pool, perché molti sono a scadenza. Per depositare all'interno della pool è facilissimo, bisogna cliccare su Stake Now, andare a verificare se ci sono dei minimi, come ad esempio su Posi il minimo di deposito è 25. Ci sono anche dei massimi e ad esempio sempre su Posi è 2500. Gli interessi vengono accreditati giornalmente. Nella home page dello staking flessibile vediamo il trending coin, andando più sotto il top ranking dove c'è Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC con APY comunque non altissimi. Ci sono possibilità migliori su Cefi. Poi abbiamo il dual asset mining e andiamo a vedere di cosa si tratta. Sono un po' particolari con delle APY anche interessanti, ma la particolarità è che a seconda dell'andamento, ad esempio se sale in questo caso BIT si andrà a guadagnare USDT, se scende USDT si andrà a guadagnare BIT. Se sale o scende il prezzo rispetto al prezzo indicato nel benchmark price e gli APY vengono ricalcolate ogni 5 minuti. Quindi il rendimento e che cosa si va a ottenere è particolare rispetto a tutte le altre possibilità. Più che particolare, ha un funzionamento totalmente diverso rispetto ad esempio allo staking per quanto riguarda le rewards. Il funzionamento comunque dettagliato lo potete trovare cliccando su come funziona. Vedete, vi spiega come funzionerà questo rendimento. Per quanto riguarda invece il DeFi mining, lo dice proprio la parola stessa, DeFi, quindi si va a interagire, la piattaforma, l'exchange va a interagire con dei protocolli DeFi come ad esempio Curve. Per facilità di utilizzo molti utenti si appoggiano a Bybit per utilizzare questi sistemi di DeFi e come vedete sono tutte sold out. Comunque potete vedere la durata dello staking 7 giorni, il single asset, lo staking asset USDT e il minimo di staking. Ovviamente tutte le commissioni del gas, lo slippage, i costi di negoziazione sono a carico dell'utente. Quindi si vedranno direttamente sull'account di Bybit i guadagni reali già detratti da tutti i costi di gestione, commissioni varie. Gli accrediti verranno fatti tutti i giorni tra le 6 e le 10. Ovviamente utilizzando DeFi mining sì che siamo sull'exchange di Bybit, ma stiamo autorizzando Curve, tutti gli smart contract dedicati e quindi i rischi associati a questo utilizzo sono i rischi che possono avere gli smart contract e Curve, come ad esempio un possibile attacco hacker o tutti quegli agenti malevoli esterni che possono attaccare la DeFi. Per quanto riguarda il launch pool, esattamente come si fa con Binance, si va a farmare un token o una coin. Ad esempio nel momento in cui sto registrando il video, e non è detto che sarà lo stesso quando voi lo visualizzerete, andando a mettere in staking BIT si va a generare, a farmare SINR con un APY del 45,5% variabile. Oppure
mettendo in stake SYNR si va a farmare lo stesso token che si va a mettere in staking con un APY variabile del 1330%. Di recente, seguendo la moda ormai degli NFT, che più che moda si stanno addentrando proprio in tutti i settori della blockchain, ha lanciato il loro marketplace NFT, dove si può andare ad acquistare e vendere NFT anche tramite aste. Per quanto riguarda l'acquisto si può utilizzare come valuta BIT, Ethereum, USDT. E utilizzando questo marketplace non ci sono costi aggiuntivi per quanto riguarda le fee di transazione. Anche in questo marketplace è possibile, oltre che acquistare e vendere direttamente NFT, andare a comprare delle mystery box dove all'interno contengono degli NFT segreti. Una volta acquistato un NFT, ovviamente lo si può vendere all'interno di questo marketplace. Ma qualora volessimo andare a vendere un NFT creato da noi, bisognerà mandare un'email ad nft-service@bybit.com e chiedere l'autorizzazione al listing della nostra opera. Tornando per un attimo all'acquisto, basta andare a selezionare un NFT, cliccare su acquista ora oppure buy now. Le criptovalute e i token che utilizzeremo per l'acquisto sono gli stessi che andiamo a detenere nel conto spot dell'exchange. All'interno sempre del marketplace, cliccando su community, potete accedere al profilo Twitter o alla community Telegram dedicata non all'exchange generale ma alla sezione NFT. Potete tenervi aggiornati per quanto riguarda le novità dell'exchange, i vari listing, i launchpad, il launch pool direttamente sui loro canali social. Sono presenti su Facebook, Twitter, Instagram, ovviamente YouTube, LinkedIn e Telegram, TikTok, Medium e Reddit. L'exchange utilizza tutti i social più comuni nel mondo delle criptovalute, quindi impossibile non restare aggiornati. Ricordo, per qualsiasi problematica esiste la live chat e il supporto via email, oltre che alla community Telegram dedicata in italiano. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che il video lo abbiate trovato utile e interessante. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale ed unirvi anche alla nostra community Telegram. Noi ci vediamo presto. Ciao a tutti!